Partinico on the north coast of Sicily. This may be modern Europe, but the people here still live in the grip of the Sicilian Mafia, the Cosa Nostra. 8 out of 10 businesses pay protection money. But a few are taking them on. Non pagate il pizzo. Leading the charge, a tiny community TV station, daring to name, shame, and inspire defiance. And they get results. In a culture where family is everything, the Teleato channel is a family business. Its godfather is Pino Maniaci, who with his wife, children and a team of volunteers defies dangers and dreams of changing the world. Why do you do this? What drives you? Hai visto la mia terra? Sei stato mai in Sicilia? Only once on holiday, a long time ago. La mia è una terra meravigliosa, bellissima. Sole, mare, bellezze architettoniche. Questa terra è conosciuta in tutto il mondo per terra di mafia e a me sta su. Pino's exposés have made his hometown a dangerous place for him. He constantly receives anonymous calls, letters, and verbal threats. He goes to work with an armed police escort. Every morning, Pino holds his editorial meeting right in the centre of Partinico at the Bar Alessi, where people bring him news of what's happened overnight, but everything takes place under the watchful gaze of his police protection. How have people threatened you? What kind of attempts have been made on you? Tantissime. Diciamo che mi hanno tagliato delle gomme, hanno bruciato macchine, ho avuto un'aggressione fisica, diciamo abbiamo subito molte pressioni. And if you welcome Pino to your cafe, you take on the risks too. Are you worried at all about having him here every morning? Questo negozio c'ha I vetri tutti antiproiettili, guarda qua, qua, 5 centimetri, 5 centimetri di vetro. È impossibile passare I proiettili da quel lato a questo lato, è impossibile. And this is because of Pino? Per Pino, sì, per Pino. And you paid for it? Io. Fueled by coffee, cigarettes and gossip, Pino hits the road. Owner, editor and presenter, he's a workaholic propelled by a hatred of the mafia. Today, like every day, he's urging his viewers to take a stand and refuse to pay protection. Siamo pronti? Qui vogliamo mandare un messaggio ben chiaro a tutti. Il pizzo non si paga. He's being filmed on the site of a famous standoff, where a mafia family demolished a historic building without planning permission and built an HQ for their drugs and protection racket. Partivano gli ordini per omicidi e per la richiesta del pizzo ai commercianti e ai cittadini di Partinico. Pino's TV investigations were instrumental in their arrest. Cambiare si può, questa terra può cambiare, può diventare un'altra e ribadiamo ancora una volta che il pizzo non si paga. Il pizzo non si paga. He's a community activist, really. What he's doing is a long video blog about a personal obsession, which is corruption. The difference is that his obsession is putting his life at risk. The mafia's power and influence is felt throughout Italy and beyond. They're thought to make as much as £130,000 per minute in protection money and extortion, and are believed to control 80% of Europe's cocaine trade. And this is where Pino takes them on, a 6-room TV station which uses second-hand equipment, volunteers, and certainly no makeup artists. Pino relies on video editor, librarian and camera operator Letizia, his daughter. You work here full-time, do you?
Lavoro qui da quasi 17 anni con mio padre. And do you get paid? Lo faccio perché mi piace. Do una mano a lui. Well, there's just a few minutes to air and the tension is really upping in here. Letizia is lining up all the VTs, Mum's calling the captions, and Pino is lining up the reports and the running order. In fact, the only people who are relatively relaxed are the studio dogs. E parliamo di beni sequestrati. Continua ancora la nostra... 6 days a week at 2:15, Teleato's 2-hour programme goes out live across northern Sicily. Pino has a macho swagger on screen and off. The 17-year-old volunteer director couldn't find the right report, so played another one instead. But everyone's here because they believe in Pino. They say his bark is worse than his bite. It might be a tiny channel, but it's got a big local audience. Francesco Bilici is one of Pino's biggest fans. In fact, the show has changed his life. Why do you like Pino? Perché è simpatico, è un burbero simpatico Pino, e poi è uno che è abbastanza tosto, è un uomo che si batte per la legalità. Francesco works in construction, an industry constantly targeted by the Mafia's protection rackets. They expect around a 3% cut of the total cost of a building contract, which can run into thousands of euros. Francesco was one of the few to say no. So when most people just pay, why did you stand up to them? Un giorno mio figlio mi ha detto, sai papà, a scuola parlavamo di mafia e che cosa significa pagare il pizzo. Io gli ho detto non l'ho mai pagato. Se dovessero venire a richiederti il pizzo, promettimi che non lo devi pagare. E io gliel'ho promesso a mio figlio. The Mafia sent a message. Sono arrivato là in cantiere dove c'era la casa con il furgone e tutta l'attrezzatura e ho trovato tutte cose bruciate. Lì ho capito che cosa dovevo fare. Io mi devo ribellare, ho pensato. Francesco knew he needed strength in numbers, so with Pino, he set about persuading other builders to join him. L'oggetto sociale naturalmente di questa sarà quello di dire no alla mafia, al pagamento del pizzo, all'estorsione. 13 local companies, 100 people have now signed up. Working late into the night, Pino wants to show me some of Teleato's proudest moments. Lo scoop per un giornalista qual è? Arrivare per primo? E ovviamente essere quello ad avere le uniche immagini, per esempio, di arresti di mafiosi. Questa è la cattura di un grosso latitante. Salvatore Lo Piccolo, known as the boss of bosses, was wanted for several murders. Presente solo noi. So the police are tipping you off, are they? La polizia non solo si fida di noi, ma ci chiama. Pino also scooped them all when Domenico Raculio was captured after 15 years on the run. He was involved in the kidnap and murder of an 11-year-old son of an informer. The child's body was dissolved in acid. Pino caught the public elation at his arrest. But celebrations were short-lived as new family capos took their place and strengthened the Mafia's grip. La mafia in questo territorio è stata devastante perché noi parliamo di quello che io nel tempo ho definito il triangolo delle Bermude, un triangolo dove la mafia ha sparato, ucciso, ha prevaricato il territorio, ha chiesto il pizzo, si è ingrassata. So how does the mafia treat journalists here? Sì, abbiamo avuto ben 8 giornalisti ammazzati. Inevitably, they've come after Pino too. He's taking me to where it happened. Io sono stato aggredito dal figlio di un boss mafioso
La mia macchina si trovava posteggiata in questo posto. Vedo una macchina che si ferma su questa strada e mentre io vado per chiudere lo sportello, mi aprono lo sportello e mi bloccano dentro la macchina. He wants me to start acting out what happened next. He came around the other side of the car. So he tries to do this. Sì. But you Vai, can't. vai, vai. He pulled like this. Forte. That's it, it doesn't go any further. That's it. Come vedi, il doppio nodo ti salva la vita. The double knot saved his life. What injuries were you left with? 4 costole rotte, 2 denti saltati, un occhio fuori dall'orbita e una gamba rotta. Bentrovati con l'odierna informazione di Teleato Notizie. The day after the attack, Pino went on air as usual. Vedete, Pino Maniaci non demorde e stiamo andando in onda nonostante i lividi. So the Mafia tried to get to him another way. 9 months ago, they killed his dogs and strung them up. Posso dire che mi hanno ucciso i miei 2 gioielli. Questi per me erano i miei amori. 2 cani che volevo molto, a cui volevo molto bene e che loro volevano molto bene a me. Me li hanno ammazzati e fatti trovare impiccati. They knew how to hurt you, didn't they? Penso proprio di sì, perché hanno avuto modo di vedere che ovviamente con le gomme tagliate, le macchine bruciate e tante altre, o le lettere minatorie, diciamo tante altre intimidazioni, ma anche con la mia aggressione fisica non hanno prodotto risultati. Lì hanno capito che mi colpivano direttamente al cuore, negli affetti. Guarda. Spettacolare. What's it like, I wonder, for Pino's wife, Patrizia, living with a man like this? Do you think it's worth the danger? Non lo so, sarà pure un pochino di incoscienza, però qua siamo e combattiamo. Ci dovrebbero essere tutte le persone a fare quello che facciamo noi. Do you think your side will ever win? Io spero di sì. Just 20 minutes by ferry from Sicily's east coast is the Italian mainland. While life can be pretty scary for Pino, for other journalists in Italy, the Mafia have been even more threatening. We're just crossing the water from the land of the Cosa Nostra to Calabria, where the 'Ndrangheta are in charge. I'd arranged to meet a newspaper journalist whose life has been ruined by the 'Ndrangheta. Michele Albanese can only leave his home with 2 armed policemen in a bulletproof car. Sono andato in questura e lì mi è stato detto che il giorno prima avevano sentito 2 soggetti legati all''Ndrangheta che stavano progettando un attentato nei miei confronti. What was it that you were revealing that was so damaging to them? Cercavo di spiegare che era importante che la lotta all''Ndrangheta venisse fatta non solo dai magistrati e dalle forze dell'ordine, ma anche dalla società civile. E questo li ha fatti. I mean, it may not seem so bad having a chauffeur-driven car everywhere, but as a journalist, the last thing in the world you want is 2 cops with you everywhere you go. Today he's going to a press conference, routine for most journalists, a security operation for Albanese. Sanno tutti che sono scortato e cerco di fare comunque il mio lavoro indipendentemente da questo contesto. Do you think it will be like this for you for the rest of your working life? Spero di no, spero che prima possibile questa cosa possa finire e che insomma io ritorni ad essere un uomo libero, perché altrimenti insomma sarà dura, ma spero finisca presto. Back in Sicily, Pino's phone rings constantly. Pronto? It's clear many locals call him first,
rather than the police. Ci sentiamo più tardi verso mezzogiorno, va bene? Is that a story? Sì, è una signora che deve darmi delle informazioni e che più tardi ci sentiamo per telefono con calma, visto che io in questo momento ho qualcosa da fare. Today, Pino's after one of his biggest running stories. The distillery that dominates Partenico and makes much of it smell like vinegar. Pino helped get it closed for breaking European pollution standards, but management says they've addressed the problem and reopened. Solo che adesso appena ci vedono, ci chiudono il cancello in faccia. The owner has a conviction for previous environmental damage here, and Pino is convinced the distillery's polluting again. Per manifestare il dissenso perché a puzza non si può stare. Signor Sindaco, forse lei ha il naso otturato, le consigliamo un po' di Vicks di quello per aspirare. Pino heads to the council chamber, where he wants to confront politicians about the distillery. We arrive as their meeting is breaking up. No, esci. Già fatto. But he's furious the factory wasn't even discussed. And in a scathing, perhaps unfair piece to camera, he accuses the councillors of just turning up to claim their expenses. E quindi vogliamo parlare questa sera di un consiglio comunale che già a priori si sapeva che si dovevano solo fottere il gettone di presenza. When challenged by a councillor, he loses it completely. Tu le sai tutte queste cose che ti ho detto io, tu le sai, tu le sai, tu te ne vai dai carabinieri e vai a denunziare. Politicians here have a confused relationship with Pino, praising his anti-mafia activism, but criticising his personal attacks. One person who's spoken out against the mafia, but still been on the receiving end of Pino's sharp tongue, is the mayor, Salvo Lo Biondo. He calls on you to resign and he blames you for many things that are wrong in this town. Is he fair? Io posso capire contro i mafiosi perché sono il primo io a dire che i Fardazza hanno rovinato questa città e fare nome e cognome dei mafiosi e sfidarli. Ma gli amministratori sono delle persone umane, delle persone per bene, non sono mafiosi, tranne che non vengano dimostrato il contrario. Pino places little faith in politics, believing it is the bravery of individuals like Francesco which do more to take on the mafia. Questo è un bene confiscato. His latest development is a community centre built on land seized from a convicted mafia boss. That boss is now out of jail and drives by sometimes to inspect his former property. So you've gone from being somebody who was intimidated by the mafia to building on confiscated mafia land. Ho paura se potesse rivoltarsi contro di me, infatti dico, però non mi posso fermare. Do you also worry that you may be putting your family in danger? Io mi rendo conto del rischio, però poi penso alle parole di mio figlio. Mi ha detto, sono fiero di te. E io, questa cosa mi ha fatto andare avanti. The more people like Francesco stand up to the protection rackets, the more the mafia need other sources of income. I went to meet one of Italy's most famous mafia prosecutors, Nicola Gratteri. They've murdered some of his predecessors, so he lives under constant police protection. Io non vado in un cinema o in un ristorante da più di 20 anni. Io cerco di stare molto attento, di cambiare orari, strada e di non fare nemmeno 10 metri senza macchina blindata. The mafia constantly changes. Where do you think it's moving next? Occupare la cosa pubblica, mettere proprio gli uomini nella pubblica amministrazione per gestire, per amministrare. C'è anche il fatto che molti pubblici amministratori provengono da famiglie mafiose o famiglie che si sono nutrite di cultura mafiosa. And what about the media? How important is it for the mafia to own the message as well? La mafia sta attenta al consenso popolare e oltre ad avere giornalisti amici, stanno incominciando a comprare pezzi di giornale o pezzi di televisione. Gratteri's behind a series of anti-mafia raids the next morning. He's tipped us off where the suspects are being taken.
It's about 5 a.m. and right now there is a major police operation going on across Calabria in which some of the biggest mafia bosses in the region are being picked up by the police. The elite anti-mafia squad mask their faces for fear of reprisals. This is the climax of a 2-year investigation, and these are not local cons. The 'Ndrangheta has tentacles into the cocaine trade across Europe and North and South America, so these are national, if not international, suspects. Their friends and families start to congregate, and they don't like us filming the men in handcuffs. Right outside the police barracks, they're not afraid to throw a punch. Se no ti rompi le corna, capisci? Hai capito? Hai capito? Ti rompi le corna. Okay. There have been more than 2,000 mafia-related hostile acts against journalists in 7 years, and they have risen dramatically in the last 12 months. Una notizia dell'ultima ora, parliamo di 57 arresti nella Logride che hanno decimato quello che sono gli esponenti delle famiglie 'ndranghetiste di Comisso, Coluccio e Aquino. Back at Teleyato, Pino's reporting on the arrests, a big win for the authorities. Della Polizia di Stato con l'autorità giudiziaria, pensate, di Amsterdam. Questa era l'ultima notizia, siamo in chiusura. There's no doubt Pino's relentless contempt for the mafia undermines them. It shores up the growing number of ordinary people refusing to pay money just to exist. The attacks and threats, far from putting him off, seem to have spurred him on. This eccentric local journalist is extraordinarily brave. Nicola, quanto ce n'è a tavola? Most people here seem to just accept that this is the way things are, whereas a few of you are challenging it. So what is it that makes you different to all the other Sicilians? Quella famosa Sicilia che è omertosa, dove la gente è omertosa, noi ci siamo resi conto invece, proprio cavalcando il territorio, che non è questione di omertà, ma di paura. La gente ha paura perché questi sparano, questi ammazzano. Quindi non è questione di diversità o meno, o come del resto non è che io non ho paura. Ovviamente ho paura di lasciarci anche le penne, ma qualcuno il lavoro sporco deve pur farlo e ho deciso di farlo io.